E salve a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo appuntamento con la nostra Universe Mode Notte 4 del Triple Crown World Tournament. Questo fantastico torneo che ci ha intrattenuto per il momento 3 notti. Ora questa sarà la quarta, con i migliori wrestler di ogni federazione ragazzi. Come abbiamo visto grandissimi match misti tra rappresentanti della WWE, del CMLL, della New Japan, della Ring of Honor. E quindi ragazzi iniziamo subito, come abbiamo detto già nello scorso. Tra l'altro ve lo dico subito, se non avete visto la notte 1 e 2 in Messico e la notte 3 in Giappone, andatela a vederlo, raga, lo trovate nei video consigliati, non dovete andare da nessuna parte di particolarmente difficile prima di vedervi questa notte 4, perché questo è un torneo che comunque, come tutti i tornei, è continuativo. Torneo che metterà in palio la prestigiosissima Triple Crown Champion, ovviamente sia per il torneo maschile che per quello femminile. Un titolo che sarà ultra prestigioso, verrà messo raramente in palio e come importanza equivale a un titolo mondiale. Benvenuti allora, iniziamo subito con un match titolato, perché come abbiamo detto, visto che ora abbiamo 4 match del torneo, le 2 semifinali maschili e le 2 semifinali maschili, prima di arrivare a vedere le semifinali avremo dei match riempitivi, che riempitivi non sono raga, perché abbiamo match titolati. In particolare iniziamo subito con l'ingresso di Mayu Iwatani dalla New Japan Pro Wrestling, che dovrà affrontare oggi The Man Becky Lynch della All Elite Wrestling, che tra l'altro è campionessa della New Japan. Se vi ricordate ragazzi, infatti Becky Lynch è proprio IW Lin, il più importante dell'anno, che anche quello, se non l'avete visto vi consiglio di andare a operare. Lo trovate nella playlist di questa stagione, la 2025-2026, insieme a tutti i pay-per-view, tutte le puntate speciali e le puntate settimanali di questa stagione. E insomma, dicevo, Becky Lynch ha sconfitto Maika ed è diventata campionessa della New Japan, quindi il titolo è stato portato negli Stati Uniti. Ora Mayu Iwatani ha la grande responsabilità di riportare la cintura in Giappone e vedremo come andrà a finire. Ma ecco qui l'ingresso di The Man Becky Lynch, la campionessa della New Japan Pro Wrestling. Quindi un match non solo titolato, ma anche un AEW contro New Japan match per aprire questa notte 4 del Triple Crown World Tournament. Avremo poi anche titolo della Ring of Honor con Kyle Fletcher, che difenderà la cintura dall'assalto di Yota Tsushi della New Japan e di Esi Sero del CMLL. Tutti ovviamente, anche se non sono match del torneo, ragazzi, tutti avversari internazionali, se no non andiamo a perdere il senso di questo torneo, anche se questi non sono match del torneo. Poi avremo titolo femminile della Ring of Honor con Julia Hart, che difenderà la cintura contro Maika della New Japan, e poi il titolo dei pesi massimi del CMLL. Al meglio delle due cadute Eddie Guerrero difenderà dall'assalto di Mistico. Questo è un match CMLL contro CMLL. Ma iniziamo ragazzi, banda alle ciance. Live da Los Angeles, signori, questa quarta notte negli Stati Uniti d'America. Ricordiamo l'itinerario di viaggio con le prime 2 notti, la notte 1 e 2, che hanno portato tutti gli ottavi di finale del torneo maschile e femminile in Messico, all'Arena Messico. Poi c'è stato il volo in Giappone a Yokohama per i quarti di finale e adesso siamo negli Stati Uniti. Avremo la finale in Giappone ancora una volta. Prima però c'è questo inframezzo negli United States, intanto di corde che ricordano, che vogliono ricordare dov'è che si tiene questo evento. D'altra parte tutte le arene per ora sono state molto caratteristiche del posto dove siamo stati. L'Arena Messico, vabbè, il Giappone anche con i suoi loghi, il suo stile e tutto il resto, e anche qui gli Stati Uniti ovviamente non sono da meno.
una Mayu Iwatani e una Becky Lynch che hanno abbandonato il torneo rispettivamente nella notte 3 e nella notte 2, perché Becky Lynch aveva questa particolare situazione che da wrestler W in questo torneo rappresentava la New Japan perché è campionessa. È stata eliminata da Liv Morgan della All Elite Wrestling e quindi Becky Lynch è stata eliminata dal torneo. Nella notte 3 invece Mayu Iwatani è stata eliminata da Giulia, sempre dell'AEW, almeno al turno successivo, perché comunque Mayu aveva sconfitto Billie Starkz della Ring of Honor al primo turno. Comunque direi un bel inizio tra Becky Lynch e Mayu Iwatani, grandissimi talenti da tutte e due le parti. Parliamo di una Becky che nella nostra nel SmackDown un palmarès incredibile, ex campionessa mondiale W, ex campionessa WTBS e nella prima stagione, ricordiamolo, è stata 2 volte campionessa femminile WWE. All'altra parte da una Mayu che abbiamo visto poco, veramente poco, giusto in questo torneo e nel primo Wrestle Dynasty, il pay-per-view a 5 federazioni che ora quest'anno abbiamo portato la seconda edizione, però Mayu Iwatani l'abbiamo visto nella prima. Poi non l'avevo più vista nei vari eventi interbrand, ovviamente noi portiamo principalmente WWE e W, quindi non è che trasmettiamo settimanalmente, oppure facciamo i pay-per-view della Ring of Honor, CMLL, se ci sono casi particolari, magari facciamo eventi interbrand come Wrestle Dynasty, come questo torneo, come Fantastica Mania che abbiamo fatto tra CMLL, W e New Japan, anche se più che altro era CMLL e W, essendo in Messico. Ci ho provato qui Mayu, ma solo uno che vuole riportare la corona della New Japan Pro Wrestling a casa in Giappone. Becky Lynch invece non glielo vuol permettere, una Becky Lynch che tra l'altro in All Elite Wrestling è attualmente rivalità aperta con Giulia. I due andranno a affrontarsi in un match a Grand Slam Australia, prossimo pay per view dell'AEW. L'anno scorso la prima edizione era una puntata speciale, mentre è diventato un pay per view. Fatto un po' il percorso inverso di Saturday Night Main Event, se vi ricordate, no? Che è nato da pay per view nella mia Universe Mode e poi adesso è diventato puntata settimanale, che si può tra l'altro ripetere anche più di una volta durante l'anno in quanto puntata speciale. Attenzione, Becky Lynch va col comeback, le due si sono passate veramente un botto. Attenzione, vola Becky. Cosa ha fatto? Non me lo chiedete. Io lo chiamo botch, poi fate voi. Boom! Mamma mia, evita qui Becky. E attenzione. Evita il Superman Punch Mayu e poi però anche, cioè Mayu evita anche un tentativo di mossa finale del Lynch. Becky dice no, però ha preso davvero un super kick devastante. Attenzione, Becky. Stanchissima anche Becky Lynch. Ci mette un po' a rialzarsi. Ancora una volta Mayu interrompe un tentativo di mossa finale di Becky. 2 volte ragazzi, 2 volte l'ha fatto. Che match comunque stanno facendo The Man, Becky Lynch e The Icon of Stardom Mayu Iwatani.
Irlanda contro Giappone. AW contro New Japan Pro Wrestling. Titolo, ricordiamolo, della New Japan femminile in palio, signori. Riuscirà Mayu Iwatani a riportare il titolo in Giappone? Oppure sarà Becky Lynch a riportare la cintura nelle programmazioni AW? Vedremo. A vuoto. Partita dopo un missile Becky, mi è piaciuta, proprio nel momento più sbagliato di tutti. È andata a schiantare come una polla. Beh, l'ha colpita Mayu, sì, ma si è schiantata per terra anche lei. Attenzione Mayu. Mi porta sul ring, prende un po' di fiato Mayu. Le due sono veramente mortissime. Superman Punch! Potrebbe essere la fine. 1, 2. Oh. Ragazzi, c'è ancora The Man Becky Lynch che non si arrende. Che super calcione. 1, 2, 3. Mayu Iwatani vince ed è la nuova campionessa della New Japan Pro Wrestling. Riesce a riportare il titolo a casa sua in Giappone. Che vittoria per Mayu. International Wrestling Grand Prix Women's Champion Mai Tama. Quasi profetico che questo titolo è stato portato via da Becky Lynch, portato in America ed è proprio in America che ritorna verso il Giappone. Bella vittoria per Mayu, abbiamo avuto un bel opener, bello gustoso, così ci prepariamo bene bene con questi antipasti belli sostanziosi a questi che sono i 4 match, le 4 semifinali del torneo. E andiamo avanti perché abbiamo 3-way match, altro match titolato con Kyle Fletcher, la protostar, che difende il titolo della Ring of Honor dall'assalto di Yota Tsuji della New Japan Pro Wrestling e di Esi Sero del CMLL. Ci ho tenuto particolarmente che in questi match riempitivi, tra virgolette, titolati, e che vedremo ovviamente anche nella notte 5 in Giappone, che sarà quella finale dove ci saranno anche le finali, chiaramente, ci ho tenuto comunque a far partecipare a questi match gente che ha partecipato al torneo. Infatti Kyle Fletcher, Yota Tsuji e Esi Sero sono stati eliminati tutti nel solito turno. Kyle Fletcher, che rappresentava la Ring of Honor, che è il campione, sebbene ricordiamolo anche lui, particolare situazione visto che è un wrestler di fatto dell'All Elite, è uscito fuori dal torneo contro Kota Ibushi della New Japan. Yota Tsuji è uscito contro NJF dell'AW e Esi Sero è uscito contro Samoa Joe della Ring of Honor. Sono usciti tutti nella notte 1. Iniziamo, signori. Primo ingresso qui a Los Angeles, California. E eccolo qui, dalla New Japan Pro Wrestling, Yota Tsuji. And is for the Ring of Honor Championship. Introducing the challenger from Yokohama, Japan, weighing in at 227 pounds, York A. Tsuji. Carichissimo Yota Tsuji, che quando indossa questo cappuccio sembra pelato sotto. In realtà no, c'ha i capelli. Almeno che ha deciso di non passare dal parrucchiere prima di fare questo match. Oh, può darsi, ragazzi, può darsi. Vediamo un po'. Yota Tsuji pelato. Mi piacerebbe vederlo. Spero per te che capelli, Yoda, perché insomma senza capelli fa un po' schifo. Comunque, tolto questo ingresso un po' sopra le righe di Tsuji, falso ingresso, grande talento, grande personaggio. No, è pelato davvero, raga. No,
C'è stato il bug dei capelli. Ok, va bene. Da oggi sappiamo che se mettiamo il secondo abito di Tsuchi non hai capelli, se mettiamo il primo sì, a caso. Questo è perché all'epoca ve la spiego. Intanto è dato lo stregone del Semilel e Sisero. Spiego perché all'epoca c'era un periodo dove dei creator della community creation che creano tutti i contenuti, wrestler, DLNE, aveva iniziato a fare dei capelli che erano molto fighi, che però mixavano, ora è spiegato un po' male, però mixavano due tipi di capelli differenti. Poi il gioco dopo qualche mese ha tolto questa possibilità e quindi tutte le creazioni della community creation che erano state fatte fino a quel momento lì si sono trovate calve. E purtroppo ragazzi mi spiace ma vi dovrete assorbire uno Yota Tsuchi calvo oggi. Sappiamo però che adesso io infatti metto sempre il primo costume, l'ho sempre messo di Tsuchi e ora mi sono ricordato perché, vai. Bene, bene, bene. Comunque il messicano Sisero è pronto. Quanto mi fa ridere quello Tsuchi, basta, non voglio più farci ironia sopra. E ora sta entrando il campione della Ring of Honor, nonché membro della Don Callis Family, la protostar Kyle Fletcher. Eccolo qui ragazzi. Kyle Fletcher, che ricordiamolo è in aperta rivalità con Kenny Omega e con MJF. Lui che andrà proprio a Grand Slam Australia per il titolo mondiale dell'AEW in un 3-way match. Un percorso impressionante di Kyle Fletcher. Lui si aspettava però di durare un po' di più nel torneo, però d'altra parte ragazzi un torneo di quella portata, cioè il meglio del meglio, si vince come si perde. Ex campione di coppia Kyle Fletcher con Takeshita, sempre della Don Callis Family, ex campione TNT, attuale campione della Ring of Honor. Tolto questo, anche vittorie veramente molto importanti come l'ultima di All-In contro Will Ospreay in un Extreme Rules match. Il titolo della Ring of Honor non era in palio su richiesta di Ospreay, ma anche se era in palio sarebbe cambiato poco, perché comunque la vittoria di Fletcher è arrivata. E ora ragazzi siamo pronti a vederci Kyle Fletcher che difende la cintura, come anche la grafica ci ricorda. Il titolo della Ring of Honor sarà stato di Sisero e di Yota Tsuchi, che oggi è passato dal parrucchiere e si era stato a zero capelli. La prossima volta che lo rivedrete li avrà di nuovo cresciuti. Però ragazzi, sapete, ci vuole che quei cambi nella vita, no? Uno si cambia, uno c'ha bisogno e taglia tutto il capello e diventa Yota Tsuchi pelato. Va bene, basta fare il mio Yota Tsuchi pelato. Tutti i contendenti sono abbastanza carichi, molto carichi. Iniziamo ragazzi. Inizio bello energetico tra questi tre. Tsuchi alla carica e
colpisce Kyle Fletcher. Tanto fuori dal ring e Cicero prende il martellone, sarebbe un tanto Triple H Oh, scusate, avete sentito qualcosa, stavo controllando un attimo l'audio. Come stava funzionando? Cioè di Cicero, la sua class. Un match... Vabbè, ovviamente un match a 3, stavo per dire un match equilibrato. Un match a 3 perché equilibrato è caos. Però Cicero al momento mi sembra un po' il migliore dei tre. Un po' così per... Attenzione Cicero. Oh. Uno. Mamma mia. Cioè voleva fare lo splashone Tsuchi, ma Fletcher praticamente ha tolto il Cicero di mezzo chiudendolo in una culla con schienamento. Buon tempismo. Attenzione, doppia mossa combinata sul campione. No, il campione prende le teste di entrambe e le sbatte. Poi attenzione Fletcher. Ha evitato il tentativo di Brainbuster Tsuchi. Attenzione 'un po' sottotono il campione della Ring of Honor per il momento, però un po'. Attenzione, lo prende per la Tombstone. Prova lo schienamento su Cicero, ma Tsuchi è prontissimo, infatti evita tutto. Sanguina Fletcher. No. Stanchissimo Fletcher, voleva schienare Cicero, ma c'è Tsuchi pelato, che la pelata sembra che gli ha dato un nuovo vigore. La pelata di Tsuchi. Guarda, solo perché stai pelato, ma non perché ce l'ho con i pelati, Perché non vorrei che vinci, perché se vinci volevo l'animazione tutta bella con i tuoi veri capelli lunghi, Tsuchi, ma lasciamo perdere. Cicero lo carica e lo schianta, caduto malissimo sul collo Tsuchi. Un match con rappresentanti di 3 federazioni. Ring of Honor AW per Kyle Fletcher, New Japan per Tsuchi e Cicero insieme l'L. Lo colpisce con la candlestick. Mamma mia, che volo ragazzi. Attenzione. Cosa fa? È andato completamente a vuoto. Attenzione Fletcher si libera dalla presa di Tsuchi. Evita anche un colpo di mazza da baseball di Cicero. E che Davide viene anche disarmato e colpito in tutti i modi. Boom. Attenzione, Tsuchi colpisce Fletcher con la mazza. Potrebbe essere la fine. No. Chain Blast. La mossa finale di Tsuchi. 1, 2 e Fletcher dice no. Mamma mia, era un'ottima occasione per Tsuchi, perché Cicero era completamente fuori dai giochi. Aveva tranciato in 2 con questa Chain Blast Fletcher, ma il campione ne ha ancora. Sul martello questo suplex a vuoto Tsuchi qui.
Attenzione. Tombstone su. Aspetta, metto un attimo in... Tolgo un attimo il silenzioso. 1, 2. Oh, ragazzi, anche questa era un'ottima occasione. Scusate, lo so che avete sentito il messaggio di WhatsApp, ho messo silenzioso, me ne ero dimenticato. Oh, attenzione Tsuji. Aperta breaker sulla mazza da baseball. Letale. Letale. Attenzione. E si serio. Schianta Tsuji. Attenzione che c'è Fletcher dietro. Attende Fletcher. Il martellone. Dovrebbe essere il momento perfetto per Fletcher. 1. No, e si serio, ragazzi, si è rialzato veramente in maniera rapida. Attenzione a Tsuji. Con lo schienamento, ma Fletcher è lì prontissimo. Era già pronto. J-Blast su Fletcher. Potrebbe essere la fine. 1, 2 e 2,99 ragazzi. Attenzione sincero. Mamma mia che match valido per il titolo della Ring of Honor qui nella notte 4 del Triple Crown World Tournament. Thompson pile driver su Tsuji. Fletcher crolla a terra. Viene colpito, viene. Colpisce Fletcher, colpisce Tsuji anche. E poi... no, stavo andando allo schienamento. Attenzione! E Siseru! Potrebbe essere la fine, potremmo avere un nuovo campione della Ring of Honor. 1, 2... Mamma mia, Fletcher incredibile, è uscito da 3 mosse finali ragazzi, veramente pazzesco Fletcher, pazzesco, e l'abbiamo già visto un sacco di volte ragazzi. Quanto è forte questo Fletcher, sanguina ora. Tsuji, e poi attenzione, che lecca. Devastante, devastante. Prova lo schienamento, attenzione. 1, 2, 3. Kyle Fletcher sconfigge Yota Tsuji e Esi Sero, rispettivamente della New Japan e del CMLL, ed è ancora una volta campione della Ring of Honor. Un Kyle Fletcher sanguinante che si lancia ancora di più verso quello che sarà il main event di AEW Wrestling Australia, dove andrà per il titolo mondiale della All Elite Wrestling, detenuto da MJF, in un match che comprenderà anche Kenny Omega. Ma questa è roba per Wrestling Australia. Adesso è ancora Fletcher ragazzi, un campione veramente dominante. Nessuno sembra riuscire a togliergli quella cintura, che sia uno o due avversari. Poco cambia, ricordiamo che prima di questa difesa a Raw Final Battle riuscì a sconfiggere Samoa Joe, strappare la cintura, quell'unico pay per view della Ring of Honor che facciamo mettendo un sacco di gente di altre federazioni. Ma va bene ragazzi, allora, altro match titolato. Abbiamo visto il titolo maschile della Ring of Honor, adesso tocca il titolo femminile con Julia Hart che difende la cintura dall'assalto di Maika della New Japan Pro Wrestling ragazzi. Julia Hart che è uscita fuori dal torneo nella notte 2, comunque sempre agli ottavi, perché ricordiamo la notte 1 e la notte 2 è stato tutto ottavi, tutto in Messico. Poi abbiamo fatto i quarti in Giappone,
la notte 3 e questa è la notte 4 negli Stati Uniti, che vedremo gli ultimi 4 match saranno quelli del torneo, le semifinali che ci mancano. Per il momento siamo ancora nei match titolati che ci stanno piacendo un sacco, almeno a me sì. Comunque Julia Hart, ricordiamo, nel torneo rappresentava la Ring of Honor in quanto campionessa, ma è uscita contro Bianca Belair della WWE e Maika è uscita contro Saya Kamitani dell'AEW. Sempre anche lei nella notte 2. E eccola qui, Maika, ragazzi, rappresentando la New Japan Pro Wrestling, sempre con il suo stile particolare, ex campionessa lei della New Japan Pro Wrestling, prima di perdere il titolo contro Becky Lynch e W. Lynn, un titolo che, come abbiamo visto nell'opener di stasera, ha preso di nuovo il volo verso casa sua, verso il Giappone. Infatti Mayu Iwatani ha sconfitto Becky Lynch, The Man, e ha riportato il titolo in New Japan a casa. Tempo avanza Maika. Faccia impassibile la sua concentratissima. I capelli sbarazzini gli vanno un po' ovunque, ma ed ora è il momento ingresso come sempre caratteristico quello di Julia Hart. Carichissima l'impresa della Ring of Honor, che tra l'altro ricordiamolo, Julia Hart è attualmente in rivalità in AEW insieme a Sky Blue contro Chris Statlander e Willow Nightingale, che andranno a AEW Extreme Australia in un match valido per il titolo di coppia della All Elite Wrestling. Ecco la grafica che ci ricorda che questo match è valido per il titolo della Ring of Honor. Chi sopra andrà a Julia Hart come con Kyle Fletcher, ovvero la difesa della cintura. Introducing the challenger from Japan, Kyle Fletcher, che nell'ultimo match ha risultato 3 finish, ragazzi, cioè 2 di Tsushi, 1 di Cesaro. Devastante. The Ring of Honor Women's Champion, Julia Hart. Eccolo qua, titolo che viene alzato al cielo l'arbitro direttore di gara. E allora possiamo iniziare, signori, questo terzo match di questa notte 4 della Triple Crown Tournament, anche se non è un match del torneo, bensì siamo ancora nell'antipasto, mettiamo così. Poi gli ultimi 4 match della card saranno le 4 semifinali che ci andremo a gustare. Per il momento però vediamoci Julia Hart contro Maika per il titolo femminile della Ring of Honor.
iniziato bene Julia Hart. Julia Hart che tra l'altro via social ha lasciato, non si sa cosa intendere, ma sembra esserci una certa simpatia tra lei e Tecla del CMLL che abbiamo visto in queste notti del torneo. Lei è arrivata ai quarti, Tecla, dopo aver battuto Asuka della WWE e poi è uscita contro Liv Morgan dell'AEW, però sembrava esserci, non sapremo, vedremo. Potrebbe anche essere una cosa che casca lì nel nulla. Intanto però Maika prova a tornare, diciamo, in careggiata, perché questo inizio è stato tutto appannaggio di Julia Hart e sembra che debba continuare così. Lo schienamento, neanche uno. Calcione in bocca, come si dice in gergo proprio tecnicissimo. Si vanta Maika, ma forse si dovrebbe tenere gli occhi sull'avversaria. E infatti Julia Hart la prende subito. Peccato tutto di presunzione qui la giapponese Maika. Lanciata. Solo schienamento improvviso. No, non se lo aspettava neanche l'arbitro. Braccio teso. Maika non va per il sottile. Momento positivo per lei. Esplode il suplex. Ricordiamo, Julia Hart è anche un'ex campionessa EW TBS nella nostra Universe Mod. Titolo secondario nella divisione femminile, il singolo della All Elite Wrestling. 1, 2. Mamma mia, qui Maika gli ha tirato una martellata atomica. E è pronta un'altra, deve stare attenta Julia Hart. E mosse 1-2 devastanti proprio. 2 e Julia Hart c'è. Sorpresa dall'iniziativa, all'improvviso mi ha iniziato malino Maika, ma poi piano piano ha tenuto il piede sull'acceleratore ed ha superato Julia Hart, che al momento che ora deve fare tutto da capo per riportarsi in vantaggio, almeno per ciò che riguarda il totale dei danni. La risweep all'angolo per Julia Hart. Attenzione. Che botta alla base del collo. Tosta. Attenzione Julia Hart. Mi sa che si beccherà un triplo lariat. Maika. Rotola fuori dal ring, ma si riprendono un po' di fiato, ma Julia Hart gli è già addosso. La strozza, guardate, fuori dal ring. Ovviamente ricordate, visto che per il momento non c'è stato il bisogno, come farò nelle altre 3 notti del torneo, anche se questo non è un match del torneo, però qui non te ne finì neanche uno di match che c'è fuori, cioè, ormai dopo, se vi ricordate, dopo il match Kenny Omega contro Will Ospreay a Blood and Guts, che poi si è dovuto rifare il rematch a Dynamite. No, va bene, scusatemi, pensavo che pensavo che serviva il mio intervento per... Attenzione, toglie il cuscinetto protettivo Julia. Irish Whip proprio lì. Che caso del Somal anche a se stessa, lì fa ancora più male perché il cuscinetto è esposto. Una stupidaggine commessa da Julia Hart. 1, 2. Dice di no Julia.
Il campionato della Ring of Honor c'è ancora, anche se ora è Maika ad avere il vantaggio fino a subire Julia Hart. Mamma mia, qui ci ha sbattuto fortissimo contro il paletto esposto. Maika va bene giustamente, l'ha rimosso Julia Hart, voleva provare a fare una scorrettezza, lanciarci lei, oppure l'arbitro che si distraeva mentre andava a rimettere a posto il cuscinetto. E la sta pagando tutta. Fino a colpire Maika è diventata veramente un drago. Non riesce proprio a reagire Julia Hart. Rotola fuori dal ring, distrutta. Ecco, tanto l'arbitro va a rimettere a posto il cuscinetto. Qui invece si scansa Julia Hart. Chiaramente a terra Maika. Ribalta una mossa Julia. Neckbreaker. Sembra tornata Julia Hart. Vediamo un po'. Oh, cosa succede? Attenzione! L'ha distratta in qualche modo. L'agilità qui di Maika ha funzionato. E attenzione, la strangolata ragazzi, è qui. Qui l'ha strangolata. A vuoto però. E poi Maika. Potrebbe essere la fine, potremmo avere una nuova campionessa della Ring of Honor. 1, 2, 3. Maika sconfigge Julia Hart e mette fine al suo regno. È lei la nuova campionessa della Ring of Honor. Il titolo vola in Giappone. Ring of Honor Women's Champion IK. Bella vittoria del Maika che fa suo il titolo della Ring of Honor dopo qualche settimana che ha perso il titolo della New Japan Pro Wrestling, il titolo della Ring of Honor, quindi ora vola in Giappone. E vedremo quando avremo la possibilità di vederlo difeso. Comunque finisce il regno di Giulia. Quindi per il momento abbiamo avuto nuova campionessa femminili, tutte e due. Mayu Iwatani, nuova campionessa della New Japan. Julia Hart, scusatemi, Maika, nuova campionessa della Ring of Honor. Nel frattempo Kyle Fletcher, ricordiamo, ha difeso il titolo con successo contro Yota Tsuji e Cesaro della New Japan e del CMLL. E ora ragazzi, titolo mondiale dei pesi massimi del CMLL, il titolo più importante della federazione messicana numero 1 al mondo. Come vuole la tradizione 2 out of 3 falls, Eddie Guerrero difende dall'assalto di Mistico. Un Eddie Guerrero che nel torneo è uscito al primo turno contro Tetsuya Naito della WWE. Mistico invece era riuscito a sconfiggere Kenny Omega delle W il primo turno, ma poi si è piegato a Cody Rhodes della WWE ai quarti. Qui ora abbiamo un match tutto CMLL. Mistico contro Eddie Guerrero, titolo di pesi massimi in palio. Eddie Guerrero che è un 2 volte campione dei pesi massimi CMLL, l'avete visto rivincere la cintura proprio a Ring of Honor Final Battle contro Takeshita, che a sua volta l'aveva strappata a Okada, che l'aveva strappata a Eddie a Wrestle Dynasty, proprio il G5 Federazione. Quindi per un po' di tempo il titolo del CMLL è andato in, diciamo, direzione Stati Uniti, ora è tornato in Messico. Quindi godiamoci questo match con Mistico, lo spettacolare Mistico, è stato amatissimo. Il wrestler del CMLL che è andato più lontano di tutti insieme a Tecla in questo torneo. E ecco che sta entrando il campione dei pesi massimi del CMLL, Eddie Guerrero. Eccolo qui, Latino Hit che avanza.
Un match tra messicani, un match di mucho gusto. Addicted to the Heat. Grandissimo Eddie Guerrero, la razza latina. Incede con il suo fare tipico. Purtroppo in questo gioco non c'è stato, ma anche in quell'altro, se mi ricordo bene, mi sa per una questione di arena e tutto il resto. D'altra parte sono cambiati i tempi. È difficilissimo riavere il fantastico ingresso di Eddie Guerrero con la macchina. Ma vabbè. Comunque, Eddie è pronto, conosce molto bene Mistico. I due sono dati appuntamento a questa sfida qui negli Stati Uniti, proprio in una delle puntate del Consejo Mundial de Lucha Libre, il Viernes Espectacular. E ecco la grande, ci ricorda che questo match è valido per il titolo più importante del CMLL. From Mexico City, Mexico, weighing in at 228 pounds, Mills Tyson. Eccolo, carichissimo Mistico. And his opponent from El Paso, Texas, weighing in at 228 pounds, the classic Lucha Libre World Heavyweight Champion, Eddie Guerrero. La cintura al cielo di Guerrero. Ricordiamo, questo è un match best 2 out of 3 falls. Quindi per vincere bisognerà mettere a segno almeno 2 schienamenti o 2 sottomissioni. Insomma, punteggio di 2. Abbiamo regalato tante cose belle in questa stipulazione nel nostro Universe Mode. E allora ragazzi, godiamoci questo match valido per il titolo dei pesi massimi del CMLL. Eddie Guerrero difende il titolo dall'assalto di Mistico. Direi davvero un bel inizio. Conteggio fuori nulla, anche se qui un conteggio fuori da un punteggio e tutto il resto, no, non me ne frega, neanche qui conteggi fuori, Intervengo io, se poi c'è da fare rientrare entro un tot tempo un certo tipo di prezzo. Comunque ragazzi, Mistico continua a attaccare, per il momento mi sembra facendo una prestazione migliore di Eddie Guerrero. Certo abbiamo visto 2 grandi match da parte di Mistico nel Triple Crown Tournament, sia appunto contro Kenny Omega che ha vinto eliminando The Cleaner, ma anche contro Cody Rhodes che ha perso, 2 match veramente belli. Attenzione, siamo a 6, qui siamo a 7. Aspettate raga, perché qui c'è da prendere Eddie. Veloce. Accidente a lui. Vai. Oh vai, perfetto. Società anch'io nel dubbio. Vai Eddie. Porta Mistico alle corde. Oh, continua a attaccare Mistico. 1, 2, no. Ragazzi, Eddie Guerrero in difficoltà in questa prima frazione di match nel complesso. Ora però ribalta in qualche modo. Un'offensiva un po' disordinata, secondo me, quella della Latino Heat. Si dovrebbe concentrare su un unico punto, continuare a colpire, tipo sulla schiena.
vedersi come ha messo sto match. Attenzione Mistico, neanche uno. Ho provato a sorprenderlo con una culla. Spettacolo della luce Libre comunque qui, ragazzi, tra Mistico e Eddie Guerrero. Unico match tra wrestler della stessa federazione. Vedremo oggi. Sta attaccando bene Eddie Guerrero con violenza e in modo duro, senza fronzoli, e ha seguito il mio consiglio, concentrarsi alla schiena invece che colpire un po' da una parte e un po' dall'altra, che non è mai efficace nel wrestling, ok? Attenzione qui, gomitata in testa, 3 gomitate, Mistico in grossa difficoltà adesso. Ricordiamolo, match valido per il titolo dei pesi massimi del Consejo Mundial de Lucha Libre, federazione numero 1 del Messico. Eddie Guerrero difende dall'assalto di Mistico qui a Los Angeles, California, per questa notte 4 del del Triple Crown World Tournament, che tra l'altro match del torneo che vedremo dopo questo incontro. Questo è l'ultimo dei 4 match titolati, tra virgolette, antipasto delle 2 semifinali che poi ci attenderanno al torneo. Attenzione, oh, che bomba, prova lo schienamento Mistico. 1, 2, Eddie dice no. Ancora 0-0. Attenzione Mistico, cosa vuol fare? Oh, attenzione, una Spanish Fly dalla terza corda. Oh, proprio così ragazzi. Prova lo schienamento Mistico ora. 1, 2, no. Resiste di Guerrero, ancora 0-0. Questo best 2 out of 3 falls. Attenzione Mistico. Oh, classe. La classe di Mistico. Prova ad andare sulla terza corda ora Mistico. Oh, che stompone. Ma Eddie c'era ancora Mistico. Ginocchi alzati. Male alla schiena. Eddie ribalta Mistico ancora. Ancora continua. E poi va. Spettacolare Mistico. Lo scopriamo tutto oggi. Sulla terza corda, attenzione. A vuoto. E springboard. Drop kick. Eddie Guerrero, attenzione Eddie, la frog splash a segno. Potrebbe essere il primo punto. 1, 2. No, Mistico resiste. Attenzione Eddie, però non si dà per vinto. Sarà ancora sulla terza corda. Vuol connettere un'altra mossa. A vuoto a questo giro. La carica Eddie, attenzione che nel frattempo si è ripreso. Mamma mia ragazzi. Calcione alla schiena. Oh.
1, 2. Oh ragazzi, nessuno dei due vuol cedere all'altro. Siamo ancora a 0-0. Attenzione però Mistico. Per la seconda volta di fila è andata a vuoto con la sua mossa finale, una delle sue mosse finali. L'altra è la Mistica e Eddie risponde con una powerbomb. Mistico intelligentemente ha provato a 1, 2, niente, ora. Dicevo, ha provato intelligentemente a, diciamo, togliersi dalla posizione da sdraiato, ma poi Eddie Guerrero l'ha preso per evitare la frog splash. Qui va a vuoto Eddie, ma colpisce di striscio anche Mistico. Stanchissimi i due, che match ci stanno regalando Mistico e Eddie Guerrero. Attenzione. Avanza. Oh. Oh, 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 oh. Dropkick e ora Eddie Guerrero vorrà sicuramente provare, infatti la frog splash vuole andare sull'1-0. Frog splash, mi sa che è finita per Mistico. 1, 2, 3. 1-0 per Eddie Guerrero, conduce il campione e ancora va a colpire Mistico. Azione, è spinto. Eddie è pronto per un Tres Amigos e infatti un movimento caratteristico per rialzarsi con le gambe. 2 e 3 suplex. Attenzione Eddie Guerrero, frog splash, potrebbe essere la fine. 1, 2 e 3. 2-0 per Eddie Guerrero, è ancora lui il campione mondiale di CMLL, sconfitto Mistico. Here is your winner, and still classic Lucha Libre World Heavyweight Champion, Eddie Guerrero. Bella vittoria per Eddie Guerrero, che mantiene la cintura contro il suo avversario, sempre del CMLL. È bene specificarlo perché queste notti abbiamo visto gente di tutte le federazioni scontrarsi a vicenda. Bella vittoria per Eddie, quindi i due titoli maschili sono rimasti messi in palio stasera, i due titoli femminili hanno preso il volo. Ragazzi, siamo arrivati nella parte calda e pensate, dopo quello che abbiamo visto, se questa è la parte calda, le semifinali del Triple Crown World Tournament. Prima semifinale, quella femminile. Andremo a scoprire quindi la prima delle finaliste che, sì, ricordiamolo, avverrà tutto nella notte 5 di questo Triple Crown World Tournament in Giappone. Giulia della All Elite Wrestling contro Rhea Ripley, la campionessa della WWE. Ovviamente rappresentando sempre quella federazione, anche questo specificarlo perché abbiamo avuto wrestler in questo torneo di altre federazioni che però hanno rappresentato la federazione di cui era campione. Comunque, a parte questo, ragazzi, prima semifinale, uno dei match più attesi di sicuro, Giulia contro Rhea Ripley. Non è un inedito, che ne abbiamo visti tantissimi in questo torneo di inediti, la maggior parte erano tutti inediti, giustamente non doveva mixare tutti questi wrestler di altre federazioni, New Japan, WWE, AEW, CMLL, Ring of Honor. Comunque eccola qui la Beautiful Madness che avanza e la sua sicurezza tipica. La giapponese Giulia, ex campionessa mondiale della All Elite Wrestling, ex campionessa TBS anche. La Giulia che nella programmazione delle W è in rivalità con Becky Lynch, una Becky Lynch che avevo visto perdere nell'opener con Mayu Iwatani, che ha portato a casa la cintura, ha riportato a casa la cintura della New Japan Pro Wrestling. Carichissima Giulia,
Non mi ricordo dov'è che avevamo già visto Giulia contro Rhea Ripley. Non so se a WrestleMania, forse. In uno di quei due match che abbiamo proposto, i W contro WWE. Non me lo ricordo, non me lo ricordo. O forse al primo Wrestle Dynasty. Non lo so, non lo so. Comunque, bando alle ciance, è sicuramente il secondo match tra di loro. Ecco che sta per entrare, e anzi, è entrata la campionessa mondiale WWE. Tra l'altro grande record, 3 volte campionessa mondiale nella nostra Universe Mode. Nessuno l'ha fatto, né in WWE né W, né un uomo né una donna. Eccola qui Rhea Ripley, la Mami, rappresentando la WWE. The WWE Women's Champion, Rhea Ripley. Carichissima la Mami Rhea Ripley. Facciamo un piccolo recap. Giulia, per arrivare fin qua, ha sconfitto nel primo turno Ronda Rousey della WWE e ha sconfitto Mayu Iwatani della New Japan Pro Wrestling, mentre Rhea Ripley, per arrivare fin qua, ha dovuto sconfiggere Momo Watanabe della New Japan Pro Wrestling e Toni Storm dell'AEW nella notte 3 in Giappone. Iniziamo ragazzi. Giulia contro Rhea Ripley, AEW contro WWE, prima semifinale del torneo femminile Triple Crown World Tournament. Balta qui il tentativo di mossa di Rhea Ripley, uno dei match più attesi di sicuro all'altra semifinale. Ricordiamo le Bianca Belair della WWE contro Liv Morgan dell'AEW. Eh sì, perché a differenza del torneo maschile, dove abbiamo alla fine un rappresentante per parte, perché abbiamo Cody Rhodes della WWE, Kota Ibushi della New Japan, MJF dell'AEW e Samoa Joe della Ring of Honor. Sono arrivati in semifinale. Mentre qui, nel torneo femminile, sono arrivate 2 wrestler della WWE e 2 wrestler dell'AEW. Eh sì, quindi abbiamo 2 WWE contro i AEW in queste 2 semifinali. Ribalta qui Giulia, botte, mosse e contromosse ragazzi. Questo inizio veramente bello, devo dire, dal punto di vista dello stato. Giulia continua a colpire con i suoi colpi. Bella iniziativa. Una Mami che ha iniziato un po' peggio rispetto rivederci lì. Una Mami che ha iniziato veramente peggio rispetto a Giulia. Mamma mia, modalità drago in questo momento. Una Mami sta facendo un regno dominante, però ragazzi è iniziato malissimo questo incontro. Mosse e contromosse sì, ma alla fine Giulia è quella che ha picchiato più come un fabbro. Non riesce a reagire Rhea Ripley. Attenzione, Giulia dalla terza corda, non la vuole lasciar perdere. A vuoto, qui va a vuoto Giulia. Rhea, inverted electric chair, sì, fuori da ring. Non fa più male, come sapete ragazzi, le mosse di sollevamento. Attenzione, prova a sottomettere Giulia con una delle sue tipiche prese di sottomissione. Sofferente Giulia. No, riesce a rompere
in qualche modo l'ha presa in maniera abbastanza, però ora ragazzi, ha provato a sgambettarla Maria, concentratissima, ha premuto il piede sull'acceleratore ragazzi, come si dice in gergo. Azione Ria sulla terza corda, vuol volare, splashone su Giulia, prova lo schienamento, 1, 2, no, dice di no Giulia. Sezione ribalta, e poi la prende Northern Light Bomb, 1, 2, no. Che inizio di incontro ragazzi, che inizio di match tra Giulia e Rhea Ripley. Ricordiamolo, semifinale del Triple Crown Tournament femminile, prima semifinale. Oh, calcione, a segno. Ha iniziato una grande intensità Giulia, ma sta iniziando a calare, mentre Rhea Ripley sta salendo. Attenzione qui, 1, 2, ci ha provato Giulia in maniera intelligente. Oh, Exploder Suplex. Ottima proiezione all'indietro. Ai sweep, testatona. Attenzione. Serie di testate ancora. Strong style puro per Giulia. Oh, calcione. Prova lo schienamento, attenzione. 1, 2, no. La rialza, attenzione, inverte del c'è, no, la evita Giulia e parte con il comeback. La prima l'ha subita fuori da ring, la seconda no. Prova ora lo schienamento, 1, 2 e Rhea dice no, si dispera Giulia. Attenzione, running knee strike. Oh, a vuoto qui Giulia. Oh, attenzione, una Riptide dal nulla. Mamma che match. 1, 2 e Giulia dice no. Che meccione, attenzione, parte Rhea e colpisce Giulia con un gran volo. Si vanta Giulia, si vanta anche la Mami però. Oh, boom. Attenzione Rhea. 1, 2, 3. Come ha fregato Giulia ragazzi, con uno small package, una culla improvvisa, 1, 2, 3 e Rhea Ripley vola in finale ragazzi. Che finale d'astuzia, di intelligenza. Giulia fregata, Rhea Ripley vola in finale. E allora abbiamo WWE in finale con Rhea Ripley signori, che ora aspetta solo di conoscere la sua avversaria, che uscirà tra Bianca Belair e Liv Morgan. Andiamo ora al prossimo incontro, al prima semifinale del torneo maschile del Triple Crown World Tournament. Cody Rhodes della WWE contro Kota Ibushi della New Japan Pro Wrestling.
E iniziamo, signori, qui a Los Angeles, California, per questa notte 4 negli Stati Uniti, dopo la precedente notte 3 in Giappone e la notte 2-1 in Messico. Sta per entrare il rappresentante della WWE per scoprire chi sarà il primo finalista del Triple Crown Tournament maschile. Abbiamo già conosciuto la prima finalista del torneo femminile, ovvero Rhea Ripley, e ora è il momento dell'ingresso di The American Nightmare, il campione indiscusso WWE, Cody Rhodes. The following contest is scheduled for one fall. Making his way to the ring from Atlanta, Georgia, weighing in at 220 pounds, the undisputed WWE Universal Champion, the American Nightmare, Cody Rhodes. Carico il pubblico per Cody Rhodes, The American Nightmare. Tra l'altro nella programmazione WWE rivalità contro il The Fiend, Bray Wyatt, i due si sfideranno al prossimo pay-per-view della WWE, ovvero WWE Royal Rumble, un altro grande evento che ci attende. E allora ragazzi, Cody Rhodes ha fatto il suo ingresso, sta per entrare il suo avversario. Eccolo qui, la Gold Star, Kota Ibushi, dalla New Japan Pro Wrestling. Ricordiamo allora, Kota Ibushi per arrivare fin qua ha sconfitto Kyle Fletcher della Ring of Honor e poi ha sconfitto dov'è? Ha sconfitto Tetsuya Naito della WWE ai quarti, mentre Cody Rhodes ha sconfitto nel primo turno The Great Muta Keishimuto, il campione dei pesi massimi della New Japan Pro Wrestling, e poi ha sconfitto Mistico del CMLL. La Golden Star Kota Ibushi è pronta e allora vediamoci questo match WWE contro New Japan Pro Wrestling, che ricordiamo la situazione, come ho detto prima, del torneo maschile è uno della WWE, uno delle W, uno della Ring of Honor e uno della New Japan. Attenzione, inizia bene Ibushi, Pele kick per gradire grandi doti, quelle di Kota. A voto qui però. Chi sarà il primo chi sarà il primo finalista che volerà in Giappone per la finale del Triple Crown Tournament, ragazzi? Abbiamo raccontato l'inizio, siamo arrivati veramente nelle fasi finali ormai. Calcione di Cody. Che ceffone gli ha dato, ragazzi. Poi se lo carica sulle spalle. Calcione. E poi va a segno ancora Ibushi. 1,
No. No. C'è 2. Azione Cody. L'ha preso velocissimo Kota Ibushi. Stava provando una Cody Cutter. Se la mette a terra. Figure for leg lock. Attenzione, riesce subito a reversare la mossa Ibushi, la Golden Star. Ma Cody è già in piedi, attenzione, no selling puro, oserei dire. Boom! Proprio lo schienamento qui. Uno. Solo uno. Ragazzi, meglio Ibushi per il momento, ma ricordiamo che più o meno in questa fase del match avevamo detto meglio Giulia di Rhea Ripley e poi abbiamo visto come è andata a finire. Attenzione Ibushi, una delle sue mosse più complesse. Piena base del collo, 1, 2. Niente da fare, si libera Kota. Ancora Kota, che prestazione, che sta sfoggiando ragazzi. Serie di calcioni, pugni. Non ci capisce nulla Cody. Attenzione che questa è una posizione che è invitante per Ibushi, infatti. A vuoto però. Ci ha provato e è andato a vuoto. Cody Rhodes ora prova a rimettersi carreggiata. Attenzione, un pedigree fuori dal ring potrebbe essere decisamente la soluzione giusta. Dove fa più male ragazzi. Ma Ibushi è in piedi e lancia Cody dentro il ring. L'ha preso con la Crossroads. 1, 2. Raga, 2,99 qui qui veramente, cioè frazione di secondo più o meno comporta la vittoria oppure la sconfitta nel match. Questo è stato proprio un 2,99. Cody che ora si sta rimettendo decisamente in carreggiata in questo incontro e l'ha visto partire male contro Kota Ibushi. Che botta. Attenzione, ribalta Cody. Si carica Cody Rhodes. Attenzione. Cosa fa? Che moonsault. Potrebbe essere la fine ragazzi. 1, 2. Dice no Kota. Attenzione, se lo carica potrebbe andare per un'altra Crossroads. E infatti va a segno, potrebbe essere la fine signori. Potrebbe essere la fine del match. 1, 2 e 3. Cody Rhodes sconfigge Kota Ibushi e vola in finale ragazzi. Ci ha provato Kota Ibushi, è stato superiore per gran parte del match, ma alla fine è stato Cody quello più decisivo e dopo 2 Crossroads è riuscito ad avere la meglio di Kota Ibushi della New Japan Pro Wrestling. E allora ragazzi, soddisfazioni per la WWE che è stata, che ha portato 2 atleti sicuri in finale. La Rhea Ripley per il Triple Crown Tournament femminile e Cody Rhodes per il torneo maschile. E ora ragazzi andiamo a scoprire come sarà la nostra finale del Triple Crown Tournament femminile, perché ora abbiamo Bianca Belair della WWE contro Liv Morgan della All Elite Wrestling. Chi vincerà andrà ad affrontare Rhea Ripley nella finale al Tokyo Dome ragazzi. Nella finale al Tokyo Dome
dove non solo scopriremo chi vincerà il torneo, chi avrà la gloria, ma anche chi sarà incoronato, ed è proprio il termine giusto per usarlo. Triple Crown Women's Champion. Nel caso del torneo femminile, ovviamente si sta parlando di quello maschile uguale, ovviamente, solite cinture identiche in due tornei. E ecco Bianca Belair, ragazzi, di EST of WWE. Allora ragazzi, Bianca Belair per arrivare qui ha sconfitto Julia Hart della Ring of Honor nel primo turno, e poi ha sconfitto Saya Kamitani della All Elite Wrestling. Carichissima con il suo stile, la EST, 2 volte campionessa della WWE nella nostra Universe Mode. E ora è il momento dell'ingresso dell'avversaria che rappresenta la All Elite Wrestling, Liv Morgan, ex campionessa mondiale WWE, ex campionessa mondiale della All Elite Wrestling. Eccola qui Liv Morgan. Una Liv Morgan che in EW ha fatto vedere cose veramente belle da quando è arrivata quest'anno grazie al draft. Una Liv Morgan che per arrivare qui ha sconfitto Becky Lynch, che sappiamo essere una wrestler EW, ma rappresentava la New Japan per la regola che avevo detto in quanto campionessa della federazione giapponese, e poi ha dovuto sconfiggere il Tecla del CMLL nel turno successivo. E allora siamo pronti ragazzi, seconda semifinale del Triple Crown World Tournament. Andremo a scoprire chi raggiungerà Rhea Ripley in Giappone per la finalissima. Iniziamo signori, Bianca Belair, Liv Morgan, WWE contro AEW. Ottimo inizio ragazzi tra le due. La Liv Morgan, che ricordiamo è riuscita a diventare campionessa mondiale EW nel primo main event in pay per view della mia Universe Mode, tutto al femminile della All Elite Wrestling. L'abbiamo fatto prima in WWE, un Hell in a Cell match contro Becky Lynch, che era la campionessa dell'epoca. Vittoria per Liv Morgan, tanta violenza, tanta crudezza. Non so se si dice crudezza però. Comunque eccolo qui Liv Morgan che Codebreaker ragazzi sta distruggendo Bianca Belair, ma ricordiamo che non facciamoci ingannare, abbiamo avuto 2 match dove uno è iniziato peggio dell'altro e poi alla fine ha vinto il match. Esattamente Giulia Rhea e l'ultimo match che abbiamo visto, Cody Rhodes contro Kota Ibushi. Serie di gomitate sul Liv di Bianca Belair. Oblivion. Uno, due, no. Bianca Belair dice no. Ragazzi, abbiamo messo un Oblivion dal nulla, la versione modificata dell'Oblivion senza l'appoggio sulle corde. Sono le parti Bianca.
pallatona e via. Oh, Bianca a vuoto. Si vanta Liv Morgan e va a vuoto, sbaglia completamente. Agilità di Liv. Calcione ancora. Uppercut, attenzione. KOD, Kiss of Death sul Liv Morgan. Dovrebbe essere la fine, ragazzi. 1, 2. Dice no Liv. Sale ora con la terza corda, Bianca Belair, Liv Morgan veramente in grossa difficoltà e viene anche colpita a questo elbow drop. Alza le ginocchia Liv. Comeback ora su Bianca. Attenzione Liv. Prova lo schienamento. 1, 2 e 3. Liv Morgan sconfigge Bianca Belair e raggiunge Rhea Ripley nella finalissima di Tokyo. Che vittoria per Liv Morgan, ragazzi. AEW sconfigge WWE e ora la finale sarà WWE contro AEW, ragazzi. Rhea Ripley che rappresenta la World Wrestling Entertainment contro Liv Morgan della All Elite Wrestling. È questa la grande finalissima del Triple Crown Tournament femminile. Che vittoria, ragazzi, per Liv Morgan. E ora, ragazzi, finale. Cioè, finale nel senso main event di questa notte 4 negli Stati Uniti del Triple Crown Tournament. MJF dell'AEW, il campione mondiale, contro Samoa Joe della Ring of Honor. Ultimo match quindi che andiamo a trasmettere qui a Los Angeles, signori. Che andrà a raggiungere Cody Rhodes della WWE nella finale di Tokyo. Lo scopriremo proprio ora, signori. Ecco il primo che entra, il campione mondiale della All Elite Wrestling, MJF, che ricordiamo dovrà difendere la cintura ai WrestleMania Style dalla statua di Kyle Fletcher e di Kenny Omega. Eccolo qui MJF. MJF che per essere qui ha dovuto sconfiggere Yota Tsushi della New Japan Pro Wrestling e Bryan Danielson, sempre della All Elite Wrestling come lui. Weighing in at 228 pounds, the All-Star World Champion, MJF. Carico Maxwell Jacob Friedman, MJF.
ricordiamolo, è diventato campione mondiale dell'Elite Wrestling proprio ai AEW Lean, per i più importanti della federazione, vincendo un 3-way match contro l'allora campione John Moxley e Swerve Strickland. Grande main event di AEW Lean. Vedremo un po' se la finale sarà un inedito assoluto per la nostra Universe Mode, ovvero Cody Rhodes contro Samoa Joe, oppure se rivedremo un match che abbiamo già visto, se vi ricordate, nella nostra prima stagione, la 2024-2025, che se volete recuperare tutti i pay-per-view, tutte le puntate speciali e una selezione delle migliori puntate settimanali di quella stagione, andate nella playlist Best of 2024-2025. Infatti MJF si è scontrato con Cody Rhodes in due occasioni distinte. Uno è stato un Fatal 4-Way, quando non mi ricordo gli altri partecipanti, però quando praticamente MJF era campione international, c'era anche Cody Rhodes in questo match. Era quando abbiamo fatto il preview dell'AEW, che poi quest'anno non l'abbiamo fatto in Scozia, Clash in Castle. E poi si sono sfidati a AEW Revolution, che tra l'altro è stato l'ultimo match di Cody Rhodes in AEW, match valido per il titolo mondiale di MJF, che aveva vinto il titolo sempre all-in tra l'altro anche quell'anno, e riuscì a vincere MJF. La banda alle ciance, ragazzi. Ultima semifinale del Triple Crown World Tournament, MJF della AEW contro Samoa Joe della Ring of Honor, signori. Inizia il match. Ribalta qui Joe. Attacca forte la Samoan Submission Machine. Joe, prima avevo detto MJF, quelli che ha dovuto battere per arrivare fin qui. Samoa Joe invece ha dovuto battere Cesaro del CMLL, e poi ha dovuto sconfiggere Kazuchika Okada della All Elite Wrestling. Mezzo dispiacere per i tifosi giapponesi, che non avranno neanche un giapponese in nessuna delle due finali. Vabbè, ce ne faranno una ragione, voglio dire, anche perché primo non è che ci sono solo loro, secondo di poi vedranno un grande spettacolo. Dopo andrò anche a delineare quali saranno i match, diciamo, di contorno che andremo a vedere. Anche quelli vedo se riesco a farli titolati, ma non lo so, vediamo un po'. Possibilmente sì, qualcosa sì, però tipo il titolo dei pesi massimi della New Japan Pro Wrestling sarà sicuramente in palio, quello può ma sicuro, ve lo dico subito. Match abbastanza alla pari per il momento tra Joe e MJF. Ora MJF ha alzato le ginocchia. Il buon MJF o il cattivo MJF, dipende un po' dai punti di vista, signori. Forte alle corde, attenzione. Crossline, ragazzi, difficoltà ora Max Jacob Friedman, shoulder block. Attenzione, prova a chiuderlo con una cucchina clutch, in pericolo MJF qui. La mossa che gli ha dato la vittoria sia su Cesaro che su Kazuchika Okada. MJF dice no, però attenzione, shoulder block, signori.
Attenzione, MJF è carichissimo e colpisce Joe. Attenzione, la mossa tipica di sottomissione, l'arbar letale di MJF, ma Joe riesce a liberarsi, non si sa come, e colpisce MJF. Attenzione il risultato della Ring of Honor, comunque vada, che è arrivato fino in semifinale, considerato che aveva la rappresentanza meno fornita. Attenzione, il colpo basso di MJF potrebbe essere la fine. 1, 2, no, Joe dice no. Attenzione MJF sulla terza corda. Uno, due, no. Attenzione, la mossa finale di MJF e cede Samoa Joe. Vince MJF, EW sconfigge Ring of Honor e raggiunge MJF Cody Rhodes nella finalissima di Tokyo. Bella vittoria per MJF, gran match di Samoa Joe, ma non è bastato. E allora ragazzi, ricapitoliamo le due finalissime Triple Crown Tournament femminile con Rhea Ripley contro Liv Morgan e Triple Crown Tournament maschile MJF contro Cody Rhodes. Quindi abbiamo due WWE contro EW in entrambe le finali e noi, cioè, almeno io non vedo l'ora, spero anche voi. Con questo MJF che festeggia, io direi di salutarvi perché abbiamo portato tutta la notte 4 negli Stati Uniti. Come sempre, se vi piacciono i miei contenuti mettetevi un like, iscrivetevi al canale e se volete lasciate un commento, se no non fa niente. Ci vediamo al prossimo appuntamento con la notte 5 del Triple Crown World Tournament, la grande finale in Giappone. Un saluto ragazzi.